Siamo ad Helsinki. Siamo arrivati in Finlandia, ultima nazione che visiteremo in questo viaggio alla scoperta del Mar Baltico. Dopo aver preso il traghetto da Tallinn, abbiamo raggiunto il porto di Helsinki, passando attraverso una corte di pittoreschi isolotti. E stiamo attraccando ad Helsinki. La capitale della Finlandia si è rivelata da subito molto diversa dalle città visitate finora. Potrebbe essere una sorpresa vedere così tanta architettura moderna. In realtà Helsinki è uno dei centri di design più importanti al mondo e lo si può capire semplicemente passeggiando per le sue vie. Questa qui, so che sembra stranissima, ma è una chiesa. È proprio una chiesa, domani la andiamo a vedere. Ora è chiusa. Alessandra aveva detto che era un bagno. Perché sembrava Sì. Lasciati i bagagli, ci dirigiamo nuovamente verso il porto per godere della lunga e calda giornata estiva. E qui stiamo passeggiando nel parco di Esplanadi. Pronunce saranno sbagliatissime, anche perché il finlandese è una lingua strana. Molto carino questo parco, pieno di gente. La fontana simbolo di Helsinki, cioè praticamente è una ninfa che esce fuori dal mare, che esce dal mare. Mi piace un sacco sta città. Praticamente è un grosso magnete, lo tirano e raccolgono monete in generale dal fondo di questa zona del porto. E quella lì è la cattedrale ortodossa Uspensky. Più bella vista dal basso che da su. E qui siamo a Piazza del Senato, che è famosa per la statua dello zar, ma soprattutto per la cattedrale di Helsinki e i suoi gradini. Dà l'impressione di un posto molto tranquillo in cui vivere. È subito evidente che a Helsinki non mancano i centri commerciali. Sono ovunque e si può anche capire perché. Non deve essere facile andare in giro in inverno con le rigide temperature finlandesi. In questo modo i suoi abitanti possono uscire e fare shopping senza preoccuparsi del meteo. Immagino che visitare Helsinki in inverno sia un'esperienza davvero unica. Stiamo passando davanti alla chiesa. Sembra la prua dell'Arca di Noè. E ora ci avviamo verso la camera dell'albergo. Buongiorno, e oggi passeremo la domenica ad Helsinki. Un Helsinki che sta ancora dormendo. Giustamente perché è domenica. Tempo di colazione, non c'è molto aperto, quindi ci buttiamo qui. Latte e cornetto al cioccolato. Per due abbiamo speso circa 10 euro. Però perché c'era tipo la combo colazione, altrimenti il cornetto solo era 3,50 euro e il latte stava a 5 e il latte 5.
E siamo tornati in strada e abbiamo tirato fuori anche gli occhiali da sole, finché regge. Anche se ci sono dei bei nuvoloni all'orizzonte. La domenica in Finlandia è il giorno dedicato al relax e alla natura. Abbiamo deciso quindi di fare una passeggiata nel parco Sibelius e ammirare il famoso monumento intitolato all'omonimo compositore. E questo qui è il monumento Sibelius, nel parco Sibelius. Sibelius è uno dei più famosi musicisti finlandesi e infatti questo monumento è ispirato alla musica e Le canne dell'organo. esatto, alle canne dell'organo. Anche passeggiare nel parco è molto bello, è tutto lungo il mare e ci sono molti spazi dove le persone si possono rilassare, sedere. Silenzioso, silenziosissimo. E ora riavviamoci verso Helsinki centro. Ale, C'è indovina che cos'è quello lì? un bunker sovietico. No. Cos'è? Antisovietico. No, È una chiesa. è una chiesa. È una chiesa all'interno di questa collina rocciosa. Sulla croce. E abbiamo appena visitato la chiesa nella roccia, che è molto particolare. A me la cosa che mi è rimasta più impressa è che è stata creata dagli architetti tipo Timon. No, non lo so, dalle foto sembra molto più bella, però non mi ha colpito così tanto. L'ingresso costa 5 euro a persona. Da una chiesa ad una chiesa. Questa è ancora più strana di quella di prima. Siamo di fronte a quella che è chiamata la Cappella del Silenzio, progettata, non ci crederete mai, dai tre architetti Mikko, Kimmo e Kim. Molto piccola, semplice come cappella e la cosa che colpisce di più è il silenzio che c'è all'interno. Sì, completamente isolata rispetto al rumore esterno. E ora continuiamo il giretto per Helsinki. Ci immergiamo nel mercato di Helsinki. Un po' di street food oggi e ci siamo messi all'interno di questa struttura perché era pieno di gabbiani ed era pericoloso mangiare all'aperto. Calamari fritti per Ale e un mix aringhe e calamari per me. Buono, molto buono. E siamo tornati in strada e ora vediamo se possiamo entrare dentro la cattedrale di Helsinki. Ok, siamo usciti ed è strana. Sembra la stanza ovale del Presidente degli Stati Uniti più che una cattedrale. Da fuori sembra molto più grande di quello che è, dentro non è poi così grossa. Vale la visita. E ora continuiamo a passeggiare, proviamo ad andare verso il quartiere di Kallio. E stiamo terminando la serata nel nostro posto preferito di Helsinki, che è qui sul molo. E ora un'ultima passeggiata
prima di tornare in albergo e iniziare a impacchettare le cose, perché domani mattina il piano è andare in stazione, lasciare le valigie lì agli armadietti e poi girare ancora per Helsinki la mattinata, aspettare il primo pomeriggio quando prenderemo il treno per andare all'aeroporto. Sì, ogni volta che guardo questa scultura con i mobili rimango a pensare, cadranno mai? Siamo quasi in albergo, quindi direi a questo punto possiamo chiudere qui la giornata. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. E buongiorno. Oggi ultima mattinata ad Helsinki. Alle 4:20 abbiamo l'aereo, quindi abbiamo già organizzato tutto in modo tale da raggiungere l'aeroporto con il treno dalla stazione, e ora facciamoci quest'ultima passeggiata in una soleggiatissima e calda Helsinki. E ci siamo buttati all'interno del mercatino del porto. Il treno per andare all'aeroporto. Molto bello, molto frequente, ci mette circa mezz'ora e il biglietto costa 4,10 € a persona. Si fa le macchinette, quindi tutto molto semplice. Con Helsinki si concludono questi 10 giorni di viaggio attraverso le repubbliche baltiche e la Finlandia. Partiamo con quel po' di tristezza che accompagna la fine di ogni viaggio, ma con il bagaglio pieno di nuovi e meravigliosi ricordi.